Immagina una capsula spaziale progettata per resistere all'apocalisse. Non sto parlando di tecnologia umana, sto parlando di una entità biologica che esiste da 1 miliardo di anni. Una singola spora. È più piccola di un granello di polvere, invisibile a occhio nudo, eppure possiede una corazza quasi indistruttibile. Può sopravvivere al vuoto dello spazio, alle radiazioni, al caldo estremo e al gelo assoluto. In questo preciso istante, mentre ascolti la mia voce, ce ne sono migliaia che galleggiano nell'aria intorno a te. Non sono morte, stanno solo aspettando. Sono mine vaganti biologiche, in attesa di un singolo segnale per detonare la vita. Questa spora atterra su una superficie che conosci bene. L'angolo in alto della tua camera da letto, o forse dietro l'armadio. Per lei, quella parete non è un muro, è un pianeta deserto, arido e ostile. La vernice è una distesa di polimeri chimici. Il cartongesso è una miniera di minerali, ma la spora rimane in stasi. Può rimanere lì per 10 anni, immobile come una statua di pietra. Non ha bisogno di cibo, non ha bisogno di luce. Ha bisogno solo di una cosa. L'ingrediente magico che attiva ogni forma di vita nell'universo conosciuto. L'acqua. Basta una perdita microscopica. O semplicemente la condensa di una doccia calda che non si asciuga mai del tutto. Quando l'umidità relativa supera il 60%, accade il miracolo oscuro. La molecola d'acqua tocca la corazza della spora. È come una chiave che gira in una serratura arrugginita. I sensori chimici sulla superficie della spora si attivano. I meccanismi interni, fermi da anni, iniziano a girare. L'acqua gonfia la cellula. La pressione interna sale a livelli che farebbero esplodere uno pneumatico di un camion. La corazza si spacca. Da quella frattura non esce un germoglio verde e delicato. Esce una trivella. Si chiama IFA. È un tubo microscopico, rigido, spinto da una pressione idraulica devastante. La punta di questa IFA è rinforzata con chitina, lo stesso materiale che compone l'esoscheletro degli scorpioni e dei granchi. Non chiede permesso, penetra nella vernice, spacca la struttura molecolare della carta da parati, si fa strada nel buio, cercando nutrimento. Non è più una particella inerte, ora è un predatore e la tua casa è la preda. Qui c'è la differenza fondamentale tra noi e loro. Noi mangiamo il cibo e poi lo digeriamo nello stomaco. La muffa fa il contrario. La muffa digerisce il mondo prima di mangiarlo. Dalle punte delle sue ife rilascia un cocktail di enzimi corrosivi. Immagina di poter sputare acido sulle pareti di casa tua fino a scioglierle in una zuppa liquida. Questo è esattamente ciò che sta accadendo a livello molecolare. Gli enzimi smontano le catene complesse della cellulosa, del legno, della colla. Trasformano la struttura solida della tua casa in glucosio liquido, in zucchero. Una singola ifa non fa paura, ma la muffa non lavora mai da sola. Le ife si ramificano, si incrociano, si fondono, creano il micelio, una rete tridimensionale che assomiglia in modo inquietante ai neuroni del tuo cervello o alla struttura di internet. Questa rete trasporta nutrienti, acqua e segnali chimici da una parte all'altra della colonia. Se un lato della macchia trova una fonte d'acqua, trasporta l'idratazione dall'altra parte per permettere l'espansione. È una logistica militare perfetta. Stanno costruendo un'autostrada sulle rovine del tuo intonaco. Cosa mangia davvero? Tutto ciò che un tempo era vivo. Il legno delle travi era un albero. La carta del cartongesso era un albero. La colla della carta da parati, spesso amidi vegetali. La polvere sotto il letto, scaglie della tua pelle. La muffa è il grande riciclatore. Per lei, la tua casa è solo una foresta morta che non è ancora caduta. E il suo lavoro, il suo scopo sacro nell'universo,
farla cadere, decomporla, farla tornare terra. Quando vedi quella macchia nera, non è sporco superficiale, è la struttura stessa del materiale che sta venendo consumata, svuotata dall'interno, resa fragile come un biscotto bagnato. Ma la muffa non è sola. Sulle tue pareti vive un intero zoo invisibile, batteri, acari, altri funghi. È una giungla brutale. Per difendere il suo territorio, la muffa usa armi chimiche, produce micotossine, veleni potenti progettati per uccidere i batteri rivali. Alcune di queste sostanze sono tra le più tossiche conosciute dall'uomo. La penicillina, che ci salva la vita, è un'arma chimica inventata da una muffa per uccidere i batteri. Ma altre tossine, come quelle della muffa nera, lo Stachybotrys, non salvano vite, le distruggono. E queste tossine ora stanno evaporando nell'aria della tua stanza. Ecco il vero shock. Quello che vedi, quella macchia nera o verde sfocata nell'angolo, non è la muffa. O meglio, non è tutta la muffa. Quella è solo la parte riproduttiva. È come vedere i fiori in un prato e pensare che il prato sia solo quello. Il vero mostro, il micelio, è nascosto dentro il muro. Se vedi una macchia grande come una moneta, la rete di radici potrebbe estendersi per 1 metro quadrato sotto la vernice, invisibile, silenziosa, operosa. Pulire la superficie con la candeggina è come tagliare l'erba sperando di uccidere le radici. Rimuovi il colore, ma la rete rimane viva, pronta a tornare più forte di prima. Quando la colonia è matura o quando si sente minacciata perché l'acqua finisce, decide che è tempo di migrare. Costruisce torri verticali microscopiche. Sulla cima di queste torri gonfia palloncini pieni di nuove spore. Milioni di cloni. Basta una corrente d'aria impercettibile, lo spostamento d'aria di una porta che si apre o il tuo respiro che passa vicino. Le capsule esplodono. Non cadono semplicemente. Vengono lanciate con una accelerazione che in scala è superiore al decollo di uno Space Shuttle. Una nuvola invisibile di proiettili genetici riempie la stanza. Tu entri nella stanza. Fai un respiro profondo. Circa mezzo litro d'aria entra nel tuo corpo e con essa migliaia di quelle spore. Il tuo naso ne ferma molte, intrappolandole nel muco. Ma le più piccole, quelle grandi pochi micron, scendono giù, passano la trachea, arrivano ai bronchi, raggiungono gli alveoli, le zone più profonde e sacre dei tuoi polmoni, dove il sangue incontra l'aria. Lì, la spora cerca di fare quello che ha fatto sul muro. Cerca umidità, cerca calore, cerca cibo. E i tuoi polmoni sono il paradiso tropicale perfetto. Il tuo corpo non rimane a guardare. Il sistema immunitario riconosce l'intruso alieno all'istante. I macrofagi, le truppe d'assalto del tuo sangue, si lanciano contro le spore per inglobarle e scioglierle con l'acido. È una guerra che accade ogni secondo. Di solito vinci tu, ma se le spore sono troppe, o se il tuo sistema è debole, la battaglia causa infiammazione, tosse, asma, stanchezza cronica. Il tuo corpo sta usando così tanta energia per combattere l'invasione nei polmoni che non ne ha più per il resto della tua vita. Ti senti stanco e non sai perché. La risposta è scritta sui muri di casa tua. La muffa non è cattiva. Non esiste il male in natura, esiste solo la funzione. Senza di lei, il mondo sarebbe soffocato da chilometri di alberi morti, foglie non decomposte e carcasse mummificate. La muffa è lo spazzino che permette alla vita di ricominciare. È il motore del riciclo universale. Il problema nasce solo quando costruiamo le nostre scatole di legno e cartone, le riempiamo di umidità e pretendiamo che la natura resti fuori. Ma la natura non resta mai fuori. La natura reclama sempre ciò che è suo. Se le dai una possibilità, la muffa trasformerà il tuo castello in terriccio fertile per la prossima foresta.
La prossima volta che vedi quel piccolo punto nero, ricorda, stai guardando negli occhi un organismo eterno che sta solo facendo il suo lavoro. Io sono Renderium e questo è ciò che accade davvero nel mondo invisibile. Iscriviti per scoprire come funziona davvero la realtà intorno a te.